benvenuti in una nuova puntata di Due Chiacchiere con. Oggi con noi Alessandro Avoglio. Ciao a tutti. Benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito. Ma grazie a voi per avermi invitato, ovviamente. Grazie. Come chi ci segue sa, queste chiacchierate Sì. hanno lo scopo di dare consigli ai giovani artisti che si stanno affacciando ora in questo mondo. Oggi con te vogliamo parlare di arte, ma nel settore della pittura. Sì. Quindi la mia prima domanda è: com'è nata la tua passione per la pittura? Ma a dire il vero, la passione per la pittura c'è sempre stata, anche perché fin da piccolo ho avuto sempre questa cosa di, diciamo in sordina, di stare in silenzio e di cercare di fare quei piccoli disegni che mi aiutassero a capire che potevo essere proiettato verso questo settore, questa bellissima esperienza dell'arte. Quello che vorrei dire ai giovani, visto e considerato che si tratta di un programma dedito all'arte, quello di crederci sempre, di portare avanti le proprie passioni, che sono la cosa fondamentale per poter approcciare verso il mondo della pittura o dell'arte in generale, perché l'importante è quello, metterci il cuore, la passione e poi ovviamente anche imparare le tecniche e sperimentarsi sempre, questa è la cosa importante. Come ho fatto io del resto, cercando, essendo un autodidatta, cercando comunque di apprendere delle nozioni. Oggi grazie pure a internet si può fare di tutto, quindi nozioni sia andando a vedere le gallerie d'arte, mettendosi in gioco, cercando di apprendere quanto più è possibile tecniche e opere che hanno fatto già i grandi maestri, che quelli sono quelli che hanno dato la possibilità a noi oggi di essere quello che siamo. Questa è la cosa importante. Io ho scoperto grazie a loro questa possibilità di poter farne parte. Quindi aprire la mente. Allargare gli orizzonti. Il mio primo mito in assoluto credo che sia il più grande regista dell'arte in generale. Per me il mio mito è stato Caravaggio, il grande Caravaggio, che era sia un attore, protagonista, regista, produttore, e quindi questa similitudine. l'esecutore totale, il direttore della fotografia, perché è stato uno dei primi di quel periodo storico che usava la fotografia come oggi usano i grandi maestri del cinema, ed è stato uno dei primi, secondo me, che bisogna prendere come esempio. Quello è il mio pittore in assoluto, dove io sono sempre proiettato verso immodestamente verso quel tipo di arte, anche perché provo, ma in realtà praticamente è irraggiungibile, questa è la verità. Da cosa trai ispirazione? Ma in realtà è da tutto ciò che mi circonda, tutto ciò che mi circonda. In particolare mi colpisce molto la parte degli occhi. Dagli occhi si ritrae la possibilità di poter conoscere le anime delle persone. Tutto ciò che viene dallo sguardo e corrisponde con quello che riguarda l'anima, e quindi di conseguenza quello che mi circonda, gli esseri umani, tutti i movimenti che circondano l'essere umano mi attraggono molto. Bello. Ma cuore e psiche, quanto influenzano le tue opere? Sicuramente il cuore, la psiche e la passione, ecco, questa è la cosa più importante, che per me è fondamentale che ci sia per tutti. La prima cosa è il cuore, poi ovviamente c'è abbinata anche la psiche, perché con la psiche uno immagina, quindi mette in atto e dopo automaticamente può agire. Però se non c'è la parte prima passionale in tutte le cose che si fa, sicuramente non traspare la vera anima delle persone. Ti capita di creare più quando sei sereno, rilassato, oppure quando sei arrabbiato, magari un po' malinconico? Ma in genere, anche se non si direbbe, io sono abbastanza malinconico, quindi sì, non si direbbe. E in realtà praticamente questa mia timidezza la metto
a frutto, e quindi ho fatto diventare una forma diciamo, di sfogo proprio nella parte artistica in generale. E quindi diciamo che mi isolo quando ho dei stati d'animo che sono, innanzitutto vengo attratto da questi stati d'animo che sono abbastanza isolanti nel vero senso della parola. Diciamo che mi isolo per poter creare qualcosa. Che poi in realtà il creare è sempre dovuto da un'immaginazione o un qualcosa che ho visto o qualcosa che mi ha attratto nel vero senso della parola. È quello che mi ispira, insomma. Sono molti ritratti quelli che fai. Sì, in particolare ritratti che riguardano sempre, diciamo, le maschere che possono essere quelle teatrali, quelle degli artisti di strada, e quello diciamo, è quello che mi attira molto. Il fattore infatti le mie opere, quelle maggiori, sono quelle dove io rappresento il volto sempre con delle maschere. Perché ritengo che ognuno di noi, ogni essere umano, diciamo in un certo senso non svela mai la vera identità, quindi porta sempre come se avesse una sorta di maschera intorno a sé, proprio per evitare di farsi scoprire. Quindi diciamo questo è il fulcro psicologico a cui io do questa identità. Questa cosa però della maschera mi fa pensare molto al teatro. Sì. Forse in fondo il teatro c'entra qualcosa. Certo, come dicevo prima, sono stato molto influenzato e vengo influenzato da quello che mi ha circondato nella mia vita e quello che mi circonda quotidianamente, quindi facendone anche parte, insomma, oltre alla parte diciamo pittorica, lavoro anche nell'ambito, quindi comunque faccio l'uno e l'altro, lavorando già un po' come attore, un po' come pittore, un po' come lavorando nella parte cinematografica. È chiaro che diciamo, l'ambiente è sempre quello, in un certo senso siamo sempre nel mondo dell'arte, in un modo o in un altro. E quindi diciamo che sono veicolato e cerco di trarre ispirazione sempre da quelle parti. Perché è l'ambiente che conosci. Sì, nulla vieta che non possa e non faccio su richiesta anche altre cose, ovviamente, cioè, anche perché non tutti diciamo, non tutti può piacere quello che faccio, questo è ovvio, magari a qualcuno può piacere, a qualcuno Beh, l'arte è molto soggettiva, no? Ma infatti, io diciamo che il mio genere è abbastanza particolare sotto questo punto di vista. È molto colorato. Quello sì, perché fa parte della mia identità. Essendo un napoletano, la dea partenope, i 1000 colori che diceva Pino Daniele, Napoli è 1000 colori, sta dentro di noi, quindi è inevitabile che possa venire fuori. Proietti all'interno delle tue opere delle piccole parti di te. Beh certo, ognuno di noi poi esprime la propria anima, e quindi quello che è. Tornando sempre al teatro, i tuoi primi passi li hai mossi lì. Sì, è vero, molti e molti anni fa, cioè eravamo ragazzini, io e mio fratello, che oggi è un attore riconosciuto, un doppiatore famosissimo, e frequentavamo il teatro grazie a mio nonno. Il nostro nonno allora esisteva il capo clac, quello che batteva le mani, e di grandi professionisti, gli attori come Totò, Edoardo, Peppino De Filippo, passando da questi grossi personaggi al varietà, quindi da Macario a Gino Bramieri, Gasman, Gigi Proietti, tutti questi personaggi che oggi conosciamo o per sentito dire o perché li abbiamo visti nell'attualità, insomma, come grossi personaggi artistici. Noi, grazie a mio nonno, da piccolissimi li seguivamo e li andavamo a vedere, perché il nostro nonno pretendeva che noi stessimo in teatro, e quindi da piccolissimi frequentavamo la platea e restavamo folgorati da queste bravure e queste entità particolari che erano attori, artisti, cantanti, musicisti, erano bravissimi. Ecco da dove nasce poi chiaramente il percorso artistico. Tutto parte da dove nasci, quello che fai e quello che poi potrai essere nel tuo futuro. Ovviamente
se uno ha delle capacità, a prescindere da quello che è il percorso familiare, deve sempre crederci e portare avanti le proprie passioni, come dicevo dall'inizio. E questo mi fa pensare anche all'osservazione, quanto è importante osservare chi ha più esperienza, osservare tutto, dalle più piccole cose alle più grandi. È fondamentale, è fondamentale. Questo ovviamente sempre scontato che comunque ci deve essere comunque un tuo indirizzo, una tua propensione verso quel tipo di lavoro, arte, quello che sia, che uno voglia intraprendere. Per quanto riguarda me, sono sempre stato uno che è curioso, quindi la curiosità comunque ti aiuta a crescere e a voler imparare. Ecco, questa è una cosa molto importante, molto. Il cercare di migliorarsi sempre, rubando con gli occhi e non dando per scontate le proprie qualità. Nel senso... No, assolutamente. Anzi, al contrario, bisogna essere degli umili lavoratori, in questo senso. Questa è una cosa E rubare con gli occhi, questa è una frase che spesso, volentieri mi sento nell'ambito cinematografico, perché considera che l'ambito cinematografico è un po' come tutti i mondi che rappresentano l'arte, nessuno ti insegna nulla. Cioè, tu devi riuscire a intraprendere praticamente un tipo di carriera solamente, esclusivamente cercando di rubare quanto più è possibile, perché se non rubi con gli occhi non impari nulla. Quindi la stessa cosa è successa, diciamo, nel mondo, diciamo, pittorico, che io ho cercato sempre di rubare dove potevo rubare, cercando di capire. Quando andavo a vedere le mostre, che mi capitava di andare a vedere qualcosa che mi interessava, addirittura qualche volta sono stato preso come un vandalo, perché cercavo di toccare le opere, suonavano gli allarmi, perché dicevo questo è pazzo. Non si fa assolutamente, infatti non si fa, ragazzi, mi raccomando, non lo fate, solo Alessandra Poli un po'. Sì, io quando ho visto quella di Caravaggio la prima volta, veramente cercavo di essere attento, facevo finta di niente, poi andavo vicino alla tela, cercavo di toccare la tela. Non mi arrestate, però è la verità, perché comunque cercavo di capire che cosa in quel periodo storico si potesse usare per poter far venire fuori quei capolavori che tanto conosciamo. Cioè, sono delle cose che io a oggi che provo quelle tecniche, ogni tanto provo ad usare dei pigmenti, delle cose che si usavano in quel periodo storico, ma vengono fuori delle cose che sono completamente diverse, quindi umilmente dico chapeau. Ma anche la mano è diversa, magari. Ma la mano, ecco, noi oggi siamo circondati dalla tecnologia, quindi siamo circondati dai mezzi di comunicazione, possiamo osservare tutorial, imparare praticamente da persone che magari sono bravissime, vedi delle cose stupende, ma se consideriamo invece il periodo storico a cui mi stavo riferendo, là non c'era nulla. Cioè, non c'era nulla, cioè già da come mica esistevano i tubetti, già no, dovevano crearli. I pigmenti si usavano, le terre, si usavano praticamente le tele, si dovevano preparare tavole, si dovevano preparare in un certo modo, se no non veniva fuori nulla. Certo. Così è, e oggi noi prendiamo quelle tecniche, le facciamo diventare tecnologiche, ma in realtà praticamente quello che è stato fatto non ha nulla a che vedere con quello che si fa oggi. Quindi il più bravo in assoluto non può mai raggiungere quella qualità e quel percorso. Sicuramente dobbiamo prendere spunto da quello e cercare di portare avanti quei concetti che comunque ci hanno insegnato i grandi maestri del passato. Qual è l'ultima opera a cui hai lavorato? Ma in realtà io adesso normalmente quando mi prende l'ispirazione cerco di fare più di un'opera. Sì, a volte lavoro con più mani e lavoro mentre sto facendo una cosa, poi la tralascio, poi ne faccio un'altra, poi la tralascio e poi contemporaneamente a volte mi capita di lavorare su più di un'opera. E adesso Ed è facile ritrovare il filo? No, infatti non è per niente facile. Siccome praticamente, come dicevo prima, a parte che non ritengo che sia io
che diciamo faccio delle cose, io ho un concetto un po' particolare, è come se io fossi prestato le mie mani e la mia mente fossero prestate all'arte. Sei un mezzo. Sì, io ritengo di essere un mezzo di comunicazione verso questa cosa, anche perché essendo un autodidatta, non avendo studiato accademia, non avendo fatto nulla di questo, dicono che diciamo, sono una persona che può disegnare, può fare delle opere. Infatti da quello che faccio a volte mi stupisco pure io, dico ma questo l'ho fatto io? Cioè, diventa una cosa un po' strana. Infatti dico ma com'è possibile, ho fatto questa cosa e non me ne sono manco reso conto, perché in realtà a volte vengo preso inconsciamente da determinate cose e mi annullo completamente dall'esterno, talmente che sono preso che non mi rendo conto manco quello che sto facendo, quindi me ne rendo conto dopo. Vedi il risultato e dici oddio. Sì, e appare miracolosamente. Chi viene a vedere un tuo quadro, su cosa deve focalizzare la sua attenzione? Allora, come dicevo prima, riguardo le maschere, sono solamente una fonte di attrazione, perché in realtà praticamente la maschera attira il pubblico pensando che le mie opere fossero tutte quante, diciamo, come se fossero una sorta di clown. Ma in realtà tutta l'attenzione dovrebbe essere focalizzata sullo sguardo, perché in realtà io do tutto il focus, lo metto negli occhi. Quindi a primo impatto guardiamo la maschera, ma Sì. poi ci soffermiamo. Ma sugli diventa occhi. in automatico. Quello che i complimenti maggiori che mi hanno potuto fare, specialmente quando sono venuto a vedere le mie opere, e chi diciamo è stato così bravo da comprare le mie opere, la prima cosa che ha notato è proprio quello. Diciamo che l'attenzione che arriva e l'impressione che danno le mie opere è proprio quello di avere un'anima. Che bello, questo è un complimento enorme per un Sì, artista. ma infatti per me è una cosa bellissima, vuol dire che quello che metto su una tavola o su una tela arriva quello che comunque ho voluto far arrivare. Questo vuol dire anche che il ritratto che noi vediamo sembri vivo. Deve essere quasi così, non necessariamente così, ma il focus maggiore su tutte le mie opere è sempre proiettato come se fosse, diciamo, una parte cinematografica, ma è un primo piano ed è quello che deve attirare. Infatti molte volte non do molta importanza, nonostante che possa arrivare anche nelle profondità del corpo umano, in realtà praticamente do molta attenzione, molto focus sugli occhi, perché gli occhi rappresentano, come dicevo prima, l'anima delle persone. C'è chi usa le mani, chi usa i piedi, chi usa il corpo umano in generale, il corpo femminile, il corpo maschile, io uso gli occhi. Bello. Quella è la cosa che mi attrae maggiormente, come mi sta attraendo il tuo sguardo. Che bello. Vedi, hai cambiato pure colore. Ho preso colore. Che tecnica utilizzi? Oppure se ne utilizzi più di una? Sì, in genere uso le tecniche miste, però diciamo che quello che mi è affine sono i pastelli e gessetti. Pastelli e gessetti, che sono tecniche che usava Giotto nel periodo storico. Mescolati, cioè sulla stessa opera entrambe Sì, le tecniche. pastelli e gessetti. Sono stato attirato da un grosso maestro spagnolo, siciliano in particolare, che fa delle opere spettacolari, però lui, essendo un ritrattista vero e proprio, fa delle cose che io rimasi folgorato, al punto da voler fare praticamente la conoscenza di questo grosso pittore. Si può, diciamo, anche il nome? Certo. Sì. Si chiama Rubén Bellosa Adorna, è siciliano, ma è fantastico perché per quanto mi riguarda usa praticamente i pastelli e i gessetti come se fosse magari una macchina fotografica, quindi è un realismo particolarissimo che io personalmente ho provato a farlo e sinceramente
Ci sono anche arrivato facendo un corso di pochi giorni, però alla fine praticamente poi ho cercato di trovare sempre una mia identità e quindi ho imparato la tecnica, quindi con gli occhi ho cercato di rubare, l'hai carpita, ho rubato quello che mi interessava rubare e poi di conseguenza ho utilizzato quella tecnica per cercare poi di mettere in atto sulle mie opere, considerando che faccio sempre una continua ricerca per cercare di migliorare quello che ho da fare o di peggiorare, perché poi dipende sempre da quello che faccio e da come vengo attratto da quello che sto facendo. Questo è importante. Ti è mai capitato di arrivare quasi al termine di un quadro e poi restarne talmente scontento da eliminarlo proprio? Hai voglia. Allora, io ritengo che sono, le chiamo le mie creature, ok? Come i figli. Però a volte non sono soddisfatto, come tutti i genitori, a volte ci sta il figlio che è la pecora nera e quello che è la pecora buona, no? Nel senso, diciamo che ci sono tante cose che io addirittura ho rotto, cioè come i pazzi folli, dove ci sono alcune opere che ho ancora io custodite, disegni pure, diciamo, Bozze. sì, bozzetti, cose di tanti anni fa, come disegnavo, che era qualcosa di allucinante, e ho capito anche perché io non ero così bravo. Era non mettere il cuore. Quindi non mettendo il cuore, la passione, cioè la passione c'era, ma non c'era quell'animo giusto per poter diventare anche bravo a livello tecnico. Perché poi la tecnica, volendo, si impara. Se uno praticamente, ripeto, ha un minimo di praticità, perché è come andare in bicicletta. Se uno va in bicicletta tutti i giorni, prima o poi praticamente impari. Magari cadi una volta, cadi due, tre, poi dopo comunque sai che facendo un determinato movimento rischi di non cadere, quindi automaticamente è la stessa cosa con la matita e i pennelli. Bisogna fare pratica. Però se hai solo la tecnica non succede nulla. Non diventi un campione. No. Non fai la differenza. Se paragoniamo il mondo artistico anche con, che ne so, facciamo un paragone con il calcio? Beh. Perfetto. Maradona ce ne stava uno, giusto? Sì. Conoscono tutti, immagino Maradona. Pure io che di calcio proprio zero. Però quindi ci sono tanti piccoli Maradona che non sono Maradona, ma ci sono quelli che comunque sono folgorati da quell'entità, da quella persona che è stata unica e quindi lo emulano. Okay. Come lo emulano? Facendo pratica tutti i giorni e quindi cercano di avvicinarsi a quella divinità. E così ho cercato di fare io e faccio questo quotidianamente. Cambiamo un pochino argomento. Yes. Ecco, Posso yes. immaginare dove che si possa. Dai, ci sta tutta. Abbiamo parlato del teatro, abbiamo parlato della pittura, ma tu sai No, il teatro in realtà praticamente poi ne parliamo meglio. Sì, poi ne riparliamo di nuovo, perché noi facciamo avanti, indietro, cambiamo strada. Bellissimo, così mi sciolgo ancora un po' perché magari perdo pure qualche chilo così. Queste chiacchierate hanno un sacco di funzioni. Sì, effettivamente sì. Vi consiglio vivamente di venire da questa... Se volete perdere peso, venite alla Trimunità. Abbiamo parlato dello studio di un pittore, abbiamo parlato del teatro, yes, ma c'è anche la televisione. Come ci siamo arrivati in televisione? Come ci siamo arrivati? Come ci siamo arrivati? Beh, in realtà praticamente è stato un percorso simpatico, ma nello stesso tempo comunque abbastanza tortuoso, non è stato così facile arrivare in televisione, però da buon napoletano, il napoletano praticamente che a me viene sempre fuori nei momenti giusti proprio della vita, è successo che comunque avendo mio fratello che fa l'attore, regista, mi trovavo un giorno praticamente facendo delle prove per uno spettacolo e guarda caso in quell'occasione mio fratello aveva preso in compagnia una persona che comunque è abbastanza conosciuta non al pubblico ma diciamo come con cognome abbastanza altisonante, che era la sorella di una delle Bertè, Leda Bertè, e quindi lei si occupava praticamente della parte insomma pubblicitaria e redazionale di quello che era lo spettacolo. Il primo giorno che l'ho conosciuta
lei praticamente mi osservava, mi guardava, dice ma che questa mi guarda? Sai, magari è attratta da me, che ne so, allora ero... E vai, ho fatto tutto. In realtà non me ne fregava nulla, però insomma quel giorno lei mi guarda, mi osserva e mi dice ma senti, ma tu sei il fratello di Enza Voli? Sì, sono il fratello di Enza Voli. Eppure è strano, perché tu sei la brutta copia di Richard Gere. Dissi, ma scusa, ma chi è sto Richard Gere che mi somiglia? E tra l'altro in modo brutto, dissi, no, guarda che è un personaggio hollywoodiano, è famoso, ha fatto Pretty Woman, ha fatto allora American Gigolo. Disse, guarda, adesso sta facendo un film, sta per uscire un film. Io allora portavo i capelli lunghi e usciva L'Ancilotto, questo film praticamente dove lui faceva il primo cavaliere. Ero così, ero abbastanza, insomma, magro, non dico alto e biondo come Brad Pitt, però comunque diciamo che avevo una certa somiglianza con questo personaggio. Io, diciamo, presi in considerazione l'idea, dissi, sai che c'è, io visto che non è che sto attraversando un periodo economicamente tranquillo, dissi, vabbè, vediamo se si può fare qualcosa. Non è che posso fare qualcosa, dissi Leda, vediamo se si può guadagnare qualche soldino, non lo so, qualcuno può essere interessato facendomi fare cinema. Allora c'era anche un personaggio noto alla televisione che si spacciava per Richard Gere, però io ero molto più somigliante, era Roberto Farnesi, che allora faceva già i fotoromanzi ed eravamo diventati quasi concorrenti in quel periodo. Lei mi dà un bigliettino e mi dice, guarda, questo è il mio amico Radio Corriere TV, ci vai, valla a trovare, magari ti fa qualche foto e vediamo. Un giorno mi trovo a Piazzale Clodio, mi casca sto bigliettino per terra, guarda caso, lo vado a prendere e dice, ma questo è quello che mi ha dato Leda. Mo ci provo, vado, suono alla porta, questo apre, rimane così. Richard. No, veramente non sono Richard, sono un amico di Leda. Dice, ma tu sei uguale a Richard Gere. Io mo sto venendo dalla Sicilia, ho fatto il servizio fotografico, io penso, ero convinto che tu eri Richard Gere. No, io non sono Richard Gere, sono Alessandra Poli e vorrei entrare in questo mondo, ma come si fa? Che devo fare? Disse, no, ti dovresti fare 2 foto, perché magari, che ne so, poi facciamo le foto vicino a qualche personaggio, qualcosa. Insomma, mi voleva vendere da qualche parte. Però disse, tu c'hai i capelli che non sono proprio, cioè un po', dovresti fare un po' sale e pepe. Dissi, che ne so, muoio di cambiamate, facciamo un po' di insalata in testa. In realtà praticamente dissi, vabbè, facciamo una cosa, io ci provo, dissi, i capelli miei sono scuri, che devo fare? Vabbè, provo con la pittura e magari vediamo se... Come con la pittura? Sì, con la pittura, che devo fare? Qualcosa mi devo inventare. A mali estremi, estremi rimedi. Insomma, prendo i miei colori, incomincio a pitturare e vedo che comunque qualcosa comincia a cambiare il mio aspetto, divento sale e pepe. E ritorno da lui e dico, senti, ma va bene così? Ma mo sei proprio uguale, cioè, mo sei proprio lui. E disse, allora facciamo, si fa una cosa, domani c'è allora si faceva Donne sotto le stelle a Piazza di Spagna, con tutte le fotomodelle a livello hollywoodiano, c'era anche Raz de Cannes, il famoso Raz de Cannes che faceva, ci penso io, quando faceva quella pubblicità, non mi ricordo io come faceva, comunque sì. Diceva una cosa che sono fatti miei. Sono fatti miei, bravo. E io ho avuto il piacere di conoscerlo, perché quando è capitato, lui mi disse, tu vieni a Donne sotto le stelle e mi trovi là e facciamo un servizio fotografico. Sai, mi snobbò un po', mi disse, vieni, vediamo quello che succede. Io inconsapevole, perché tra l'altro venivano da Napoli, non sapendo che cosa mi potesse aspettare, ho preso un taxi, diciamo una macchina tascassata, ho preso un taxi a Piazza del Popolo, prendo sto taxi, dico, senta, dovevo andare a via Sistina, da questo gli do il bigliettino perché già stavo tutto bello apparecchiato, tipo Richard, ma ero studiato un po' il personaggio, perché comunque dissi, se devo identificare questo personaggio, poi se devo fare foto, quindi siccome lui c'era un po' l'espressione, già allora c'era un po' l'espressione inebetita, sempre quell'espressione così, io lo studiavo, e la camminata pure, cercavo di imitare praticamente il suo modo di camminare, e devo dire che ci riuscivo pure abbastanza bene. Quando mi porta via Sistina c'era tutto transennato, tutto blindato. Questo vede, dice, ma io devo passare là? Sì, io devo arrivare proprio là, guardi, non ci stanno santi. Questo mi ferma, mi chiede, con i soliti tassisti romani, che sono come i napoletani, manco ti guardano in faccia,
20.000 lire. Quindi 20.000 lire per fare 100 metri, e gli diedi. Quando aprì lo sportello, un boato, perché era tutto transennale, c'era la gente che aspettava questo tappeto rosso di personaggi che arrivavano, si sente un boato, Richard! Io dissi, guarda intorno e dissi, ma ce l'hanno con me? E infatti ce l'avevano con me. E io praticamente ho fatto subito un retrofront, dietrofront, e ho detto, ma se ce l'hanno con me devo stare attento, perché se parlo o dico una cosa, qua praticamente o mi penano o mi pigliano a pomodoro in faccia, perché dissi, ho fatto una stronzata, scusate il termine, ma è così. Come arrivo vicino all'albergo, mi arriva il direttore, perché sentendo il suo boato, mi apre, mi parla in inglese. Io dissi, mamma mia, come faccio? Come lo faccio? Io facevo solamente yes. Yes. Non riuscivo a dire altro. Yes, yes. Lui, ma Mr. Gear, oh, welcome to... Yes. Io sempre yes. A un certo punto scende questo giornalista con cui avevo a che fare. Dice, ma quello è Alessandro. Mentre scendeva Diego Dalla Palma e io salivo, Paola Pere con tutti questi personaggi, Claudia Schiffer, Noemi Campbell. Cioè, io mi trovavo in questo mondo fatato che per me lo vedevo solo in televisione. E lui scese, Alessandro, Madonna, ma sei tu? Sì, yes, sì, yes. Mi raccomando, stai zitto, non parlare, hai fatto un casino. Cioè, tu mi hai invitato tu, mi dissi, non ci posso fare niente, è successo un casino, non mi aspettavo tutto questo bordello, ma lo potevi dire. Comunque da allora c'è un'immagine, una foto che poi ho utilizzato, uscì praticamente dall'albergo scortato, dove tutta la gente poi mi inseguiva, e da lì è nata tutta la mia versione storica del personaggio, che poi diciamo mi ha dato la possibilità di poter lavorare anche nell'ambito teatrale, cinematografico, e addirittura ho fatto la controfigura ufficiale europea per il famoso Richard Gere. Questa è la storia. Poi metteremo dei video in modo che potrete vedere con i vostri occhi davvero quanto si somigliavano, perché è incredibile. Pensa che quando l'ho conosciuto lui mi ha detto scopa, no, nel senso siamo uguali. Mamma mia! Quando mi ha conosciuto. Voglio toccare con te quindi un argomento che è un po' particolare, sì. E può essere utile magari ai più giovani, particolare di questo, ancora di più, ai giovani attori, no? C'è il rischio, quando si va a lavorare per lungo tempo con un personaggio, c'è il rischio che la figura dell'interprete e del personaggio si fondano. Sì. E poi diventa difficile staccarsi da quell'immagine e può nascere anche un po' un'antipatia
dell'interprete verso quel personaggio che magari ha interpretato per tanto tempo. Cioè c'è questa sorta di amore e odio, come per dire io ti ho amato, ti ho studiato, ti ho fatto vivere, però ma basta. E infatti è successo già da qualche anno a questa parte che io ho detto basta, stop definitivamente. Si può correre il rischio, quindi ti rispondo sì. In realtà con me non è successo, perché comunque le basi, le origini sono quelle di famiglie umili, di personaggi, di persone con cui mi sono sempre relazionato, rimanendo sempre con i piedi per terra, anche se ho sfiorato diciamo, dei posti dove i veri personaggi li calpestano. Considero, sono stato al Festival di Cannes, al Festival di Venezia, sono stato in tutti i posti in Europa, in parecchi posti d'Europa, sostituendo il personaggio, perché poi era arrivato, ripeto, proprio a sostituire il personaggio, quindi identificavo lui perché le agenzie mi chiamavano perché magari lui era impegnato, lui conoscendo che esisteva un suo clone. Ti ha usato, ti ha utilizzato? Sì, le agenzie mi usavano praticamente perché magari lui stava, sì, lui stava impegnato in altre situazioni artistiche e quindi aveva bisogno che qualcuno magari facesse la prima sua, che ne so, a Lussemburgo piuttosto che a Londra, a Parigi, a Barcellona, quello che sia. E quindi diciamo che sono stato utilizzato per quello. A un certo punto mi sono proprio rotto le scatole perché comunque mi chiamavano per quello e quindi automaticamente ho preferito, lavorando anche, ripeto, come nella parte pittorica, volevo assolutamente dare un taglio a questa cosa. Quindi è successo che poi ho detto stop, basta, definitivamente. Da allora è finita la storia. Tornando al teatro, sì. Tra pochissimo torni a calcare le scene con un'opera musicale e non solo, scritta da mio fratello, sempre Enzo Avoglio. Incubo napoletano. Sì, che non sarà un incubo, ve lo garantisco per voi, ma diciamo, è un incubo di mio fratello che diciamo, ha riprodotto poi a livello teatrale, ma vi garantisco che diciamo che è un'opera musicale molto molto carina e accattivante. Quasi ogni notte faccio lo stesso incubo. Sì, sogno di trovarmi in un grande teatro. C'è buio in platea, buio in palcoscenico, io mi ritrovo davanti a un pubblico che mi applaude, ma io mi blocco perché non so che fare, non so che dire, perché non ho studiato un copione, perché sto sognando. E in tutto questo c'era mia nonna che metteva il carico da 90. Quando un mare è calmo, pure uno strunzo si sente marinare. Un palcoscenico. So scena comica, so scena tragica, mentre si recita siete cantare. Napola, 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 acqua fresca chi sa. C'è quel faccio già lungo, c'è una fortuna scontata. Dove possiamo venirvi a vedere? Allora, dal 30 marzo al 2 aprile al Teatro delle Muse. Avremo questa possibilità di potervi avere tutti in platea, quindi mi auguro che sarete in tanti. Noi della Dream with Art ci saremo sicuramente. Anche voi, tutti siete ben graditi. Alessandro, io ti ringrazio tantissimo. Ma grazie a voi, grazie alla vostra associazione e mi auguro che questa chiacchierata abbastanza lunga sia di aiuto per le nuove leve nell'ambito artistico. Abbiamo bisogno sempre di persone che si proiettino verso l'arte. L'arte e cultura devono essere sempre in primo piano, ricordatelo. Grazie a te, mille. grazie a te, grazie a voi. Ci vediamo alla prossima.